Ci siamo, anche questa seconda sosta per le nazionali delle tre di inizio anno, di inizio stagione, anzi di fine anno solare, ce la siamo tolta un po' dalle scatole. Torniamo adesso a parlare di Inter, ma anche questa è stata una sosta per le nazionali significativa per quanto riguarda i giocatori dell'Inter. Ci sono state, devo dire, tante buone notizie in termini di prestazioni e anche di numeri, banalmente, con qualche però altro lato della medaglia. Uno in particolare, una notizia che purtroppo è arrivata proprio in chiusura di questa sosta nell'ultimo giro di partite, che preoccupa un po' in vista del prossimo blocco di stagione per l'Inter, che avrà tante partite da giocare. Iniziano ad arrivare anche alcuni big match sia in campionato che in Champions League, anche decisivi potenzialmente, quindi qualcosina comunque che poteva andare meglio c'è. Nel corso di questo contenuto però facciamo quindi un mega recap di quello che è successo in questa sosta per le nazionali, intersecando sia notizie di campo che però anche notizie legate ad altre vicende, al mercato e non solo, che si ricollegano ad alcuni dei giocatori che sono stati protagonisti all'interno di questa sosta. Quindi ben ritrovati e ben ritrovate, amiche e amici Passione Interisti. Vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti. Siamo molto vicini ai 70.000 iscritti, quindi forza, dai che ci arriviamo. E cominciamo allora ovviamente dagli italiani. Cominciamo dagli italiani anche perché l'Italia, dopo la delusione estiva dell'Europeo, forse sta tornando a ottenere dei risultati, o meglio, sicuramente sta tornando a ottenere dei risultati adeguati, ma sta tornando anche a far vedere un calcio di buona qualità. E personalmente vedo anche proprio una squadra un po' più serena oggi nel giocare, un po' più tranquilla, un po' più libera di testa, cosa che purtroppo all'Europeo non abbiamo visto. Nel caso specifico, le due partite dell'Italia sono state quella contro il Belgio, pareggiata per 2-2 dopo un ottimo inizio, un 2-0 nei primi 25 minuti, e poi la vittoria larga per 4-1 contro Israele. Gli interisti che sono stati impiegati, Bastoni, Frattesi e Di Marco, sono stati sostanzialmente sempre tra i migliori in campo. Di Marco in particolare, ragazzi, ci stavamo interrogando proprio in queste ore se ad oggi possa essere definito in questo momento il migliore esterno d'Europa. Ci sono intanto le prestazioni che tutti noi possiamo vedere con i nostri occhi e che lo mettono di certo nella top 5. Penso di poterlo dire senza grandi problemi. Ci sono anche dei numeri però che non vado a ripetere perché li abbiamo già analizzati nel corso dell'ultima live, che effettivamente rendono questo interrogativo assolutamente legittimo. Poi i tifosi delle altre squadre rideranno perché è sempre così, però di base i risultati che sta mettendo in mostra Di Marco, non solo oggi ma direi negli ultimi anni, sono davvero importanti. Quindi anzi, fatemi sapere voi nei commenti, allora, è ad oggi considerabile il nostro Federico il migliore esterno d'Europa o comunque uno dei migliori esterni d'Europa? Vi aspetto nei commenti. In ogni caso, molto bene in queste due partite, piene di giocate, di tecnica, le sue sventagliate da una parte all'altra del campo. Ha trovato anche un assist importante per Davide Frattesi, che si conferma di fatto anche in azzurro un marcatore implacabile, trovando il gol nuovamente. Frattesi è uscito anzitempo dalla partita contro Israele, la seconda, ma è stato solo un pestone il problema, quindi nulla di particolarmente grave. Di Marco, l'ultima cosa, sembra che stia anche migliorando un po' a livello di tenuta fisica nei 90 minuti, che secondo me è uno dei suoi limiti. Sappiamo che all'Inter spesso scherziamo sul fatto che lui e Bastoni escono molto spesso e lo fanno tra il 60° e il 70°. Sarebbe importante appunto che potessero reggere qualcosina di più, non per forza tutte le partite, ma almeno qualcuna. E da questo punto di vista Bastoni ha giocato entrambe le partite integrali. Questo è un buon segnale da una parte, dall'altra diciamo che sapendo quante energie impiega nel gioco di Simone Inzaghi dell'Inter, forse risparmiargli qualche minutino in nazionale non sarebbe stata una cattiva idea, però purtroppo è andata così. Veniamo a Dumfries che ha fatto ancora gol con la maglia dell'Olanda e è tornato a parlare del rinnovo dicendo mancano pochi dettagli, credo di firmare presto, ha detto Dumfries. Poi gli hanno chiesto sul futuro e lui dice vediamo, però l'Inter è nel mio cuore, quindi vorrei restare.
Parole quindi tutto sommato direi positive di Dumfries che noi su questa cosa ci abbiamo scherzato, è diventato un po' un meme il fatto che Dumfries in nazionale sia un leader e faccia spesso molto bene con anche dei gol e all'Inter è ormai un po' di tempo che effettivamente le prestazioni non sono proprio di alto livello. E potrebbe però essere, direi sempre più una cosa reale al di là delle battute. Lui è un giocatore che evidentemente ha bisogno di una tranquillità dal punto di vista mentale che mi auguro a questo punto il rinnovo possa dargli quella sicurezza, quella garanzia di avere davanti a sé, se lui vorrà, ancora del tempo con la maglia dell'Inter senza avere un futuro indubbio e ne gioverebbe all'Inter in particolare perché insomma ne parliamo tanto. Dumfries non è Hakimi, però è l'esterno della rosa su cui l'Inter dovrebbe basare la sua fascia destra. È abbastanza strano che il titolare ormai da mesi sia Matteo Darmian, cioè, per quanto possiamo volergli bene, noi lo ripetiamo sempre, però Dumfries è Dumfries e anche se non è un fenomeno deve essere il titolare, in attesa che magari Buchanan possa farci vedere delle cose particolari, ma su Buchanan torno fra poco. Venendo poi invece al centrocampo, probabilmente mi verrebbe da dire, vedendo anche quello che è successo in nazionale, il centrocampo dell'Inter preso nei suoi 6 elementi forse sta finalmente facendo il passo decisivo, il salto in avanti dal punto di vista della condizione e questa è una ottima notizia per l'Inter perché lo diciamo sempre, il centrocampo è il termometro un po' dell'Inter, soprattutto secondo me nella figura di Barella che in questo caso non ha giocato perché era infortunato, però in generale anche il rendimento di Çalhanoğlu e tutti gli altri è veramente importante e a livello di singoli, Çalhanoğlu gol su rigore con la maglia della Turchia, Aslani gol con la maglia dell'Albania, Aslani che ha giocato la prima partita da mediano a 2 e la seconda da trequartista nel 4-2-3-1 dell'Albania, quindi non diciamo un modulo sovrapponibile a quello dell'Inter, però ha fatto gol, ha fatto delle buone gare, Silvinho il suo allenatore ha detto che è un buon giocatore, è migliorato molto con noi e ha fatto davvero bene. Quindi direi che anche per un giocatore che all'Inter negli ultimi mesi ha ricevuto qualche critica, comunque trovare il gol e trovare delle buone prestazioni in nazionale non è affatto male. Arrivando alla più brutta notizia, secondo me, di questa sosta, dobbiamo citare Piotr Zielinski, che incredibilmente ha fatto 2 partite, 2 gol. Non perché sia strano che Zielinski faccia gol, ma è strano il fatto che si debba dire che è una brutta notizia, perché alla fine della seconda partita, purtroppo al minuto 74, Zielinski ha chiesto il cambio e ha avuto un problema muscolare. Lui nel dopo partita ha detto spero non sia nulla di grave, di tornare subito a disposizione, ho sentito un po' tirare e anche l'espressione facciale e il fatto che si toccasse il bicipite femorale della coscia destra mi pare non fanno sinceramente pensare a nulla di buono. Dobbiamo sperare che non ci sia lesione eventualmente, e sarebbe la notizia peggiore per l'Inter e che quindi magari possa saltare giusto 1, 2, massimo 3 partite e tornare a disposizione. Speriamo si sia fermato in tempo, ecco, come si suol dire in questi casi, anche perché appunto oltre al fatto che Mkhitaryan è in crescita ma non è ancora il Mkhitaryan che conosciamo, Zielinski quando è entrato con l'Inter ha sempre fatto bene, sarebbe arrivato da 2 partite giocate, peraltro da mezzala sinistra in questo caso, non da regista come nella scorsa sosta, e 2 gol realizzati, fermarlo proprio adesso sarebbe un grande peccato, oltre che un problema per l'Inter che come dicevo prima giocherà ormai ogni 3 giorni per circa un mese e quindi un ricambio di Mkhitaryan ci vuole. E quindi speriamo non sia nulla di grave. A livello di centrocampo poi dicevo Barella è indisponibile ma è pronto a tornare, ci torno tra pochissimo, vi faccio un breve recap anche sugli infortunati. Venendo all'attacco, buone notizie anche dall'attacco. Partendo da Thuram come sapete ha avuto questo problema alla caviglia infortunatasi dopo il fallo durissimo di Maripan che gli è costata l'espulsione appunto al difensore del Torino nell'ultima gara prima della sosta. Thuram ci ha giocato sopra per buona parte della partita, poi è uscito e abbiamo saputo dopo che appunto sentiva ancora dolore e addirittura in nazionale ha dovuto saltare per intero la prima partita e quasi per intero anche la seconda. Ha giocato solo gli ultimissimi minuti dal 90° in poi della seconda partita. Meglio così, perché comunque quando un giocatore è in dubbio è meglio che la nazionale lo preservi e che non vada a forzare soprattutto una nazionale come la Francia che di talento e di attaccanti ne ha finché vuole.
da quello che filtra in queste ultime ore, Thuram dovrebbe essere comunque tutto sommato recuperato, ecco, con questo problemino alla caviglia. Lo scopriremo vedendo le scelte di Inzaghi per Roma-Inter, però in ogni caso, ecco, non dovrebbe essere nulla di troppo grave. Questi giorni di riposo gli sono stati molto utili per tornare. Lautaro Martinez, di lui Scaloni, il CT dell'Argentina, ha detto che meriterebbe il pallone d'oro, e poi ha anche detto che comunque se non lo avrà tempo nei prossimi anni per giocarselo di nuovo. Lui intanto così piazza un gol anche nel 6-0 dell'Argentina sulla Bolivia, e quindi arriva, ecco, di ritorno dalle ultime prestazioni con l'Inter non super positive, nonostante la doppietta con l'Udinese. Arriva da un bel gol e speriamo che adesso possa definitivamente tornare il Lautaro che conosciamo, perché in questi primi 2 mesetti di stagione sinceramente poteva fare di più. Ha avuto anche tanti problemi fisici, lo sappiamo, non è una colpa solo sua, però Lautaro per l'Inter è importante e speriamo di ritrovarlo. Incredibilmente anche Marko Arnautovic arriva da un ottimo momento con la maglia dell'Austria, della sua Austria, 5-1 sulla Norvegia, la partita in cui Arnautovic ha realizzato una doppietta, un gol su rigore, il primo in particolare con un missile da fuori area sotto la traversa. E qui sono molto contento di questo gol, rido perché all'Inter spesso è solo davanti al portiere e non tira, nemmeno quando è solo davanti al portiere in area di rigore cerca degli assist improbabili. Con l'Austria, così, per non saperne leggere né scrivere, tira uno scaldabagno da fuori area e spacca la porta. Ecco, caro Marco, tiriamo anche quando siamo all'Inter, perché comunque la tecnica pura ce l'ha e quindi magari qualche gol in più potrebbe venir fuori anche in nerazzurro. Quindi questo di fatto era il recap dei nostri giocatori. Come vedete, tante buone notizie, tanti gol. Tutto sommato direi che possiamo ritenerci soddisfatti, al netto di quel problema di Zielinski che purtroppo adesso, nel momento in cui sto registrando, non è ancora uscito nessun comunicato, nessuna notizia, ma le aspettiamo nel corso delle prossime ore, quindi vi aggiorneremo comunque con tutte le novità, sperando, ripeto, che non sia nulla di grave. In ogni caso, in vista di Roma-Inter, la prima gara di rientro dalla sosta per le nazionali, in attesa appunto di notizie su Zielinski, l'Inter di fatto potrebbe recuperare tutti i suoi indisponibili. Barella al 99% ci sarà e potrebbe giocare anche da titolare contro la Roma. Anche Buchanan è molto vicino al rientro, si parlava appunto di un mirino puntato su Roma-Inter. Se così non fosse, in ogni caso dovrebbe rientrare o per Roma-Inter o per la prima delle successive 2 partite, che dovrebbe essere contro lo Young Boys in Champions League. In ogni caso manca poco, ecco, se non sarà quella dopo, ma non penso che passi più di un'altra settimana prima di poter riconsiderare Buchanan come convocabile. Poi vedremo quando giocherà, quando ritroverà la condizione fisica, perché lo stop è stato lungo ed importante. Però altra ottima notizia in vista di una stagione che adesso entra davvero nel vivo. Questo era tutto, allora vi aspetto nei commenti per un'opinione sul tema di Marco, che vi ho detto all'inizio, ma in generale, ecco, su come su tutte questi aggiornamenti che vi ho dato sui nostri ragazzi in vista che ritorni la nostra Inter. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e vi ricordo, se vi va, di passare anche dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per unirvi alla nostra grande community e ovviamente sostenere il nostro progetto. Noi, come sempre, ve ne siamo molto molto grati. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo da YouTube ti lascio qua un altro approfondimento da recuperare.